Benvenuti sul mio tutorial. Oggi portaocchiali, un portaocchiali diverso dal solito, veramente un portaocchiali abbastanza grande perché prendiamo subito le misure. Ho messo questa camellia che già avevo realizzato in un altro tutorial. Alla fine del video trovate il link che vi lascio e anche sotto in descrizione. Allora, si realizza con due filati. Io ho utilizzato il Visco Italy, una viscosa al 100%, il color avorio e il color nero, ma voi potete sempre variare sia la misura ma sia i colori. Andiamo a vedere le misure. Sono circa 20 cm, il pannello sarà di 19, lavorando poi il punto gambero e le rifiniture prendiamo un centimetro in più. Per quanto riguarda la larghezza sono all'incirca 10 cm, per cui è un portaocchiali abbastanza grande proprio per quelli da sole che vi faccio vedere, per cui entrano benissimo, è comodo anche per gli occhiali più importanti, ci stanno benissimo. Allora, io non ho fissato il fiore proprio per farvi vedere che lo possiamo mettere sia centrale in questo modo o laterale. Mi piace più laterale, per cui lo fisserò sicuramente laterale. Per la chiusura possiamo mettere quei bottoncini automatici e fissarli con cucirli. Non è foderato dentro, assolutamente non serve, oppure potete decidere di mettere un bottone a calamita qui centrale. Queste sono le varianti che potete poi decidere di scegliere un filato anche diverso ma colori diversi. Adesso andiamo a vedere subito l'occorrente e poi al tutorial. Il cordino che ho scelto per questo progetto è il Visco Italy, sono 100% viscosa, 200 grammi a rocca, 180 metri sempre a rocca. I colori che ho scelto è il nero e avorio e l'uncinetto che andiamo a utilizzare è il 5. Vi faccio vedere da vicino il filato. È molto morbido e piacevolissimo a lavorare. Passiamo al tutorial. Andiamo ad avviare 24 catenelle con il nero. Adesso aggiungo una catenella e vado a lavorare sul punto successivo le maglie basse. Fino al termine della riga. Realizzata la prima riga, ancora catenella, avvolto il lavoro e vado a lavorare di nuovo tutta la riga di maglie basse. Fino al termine. Allora adesso andiamo a lavorare l'ultimo punto, ma dobbiamo cambiare colore. Qui vado a prendere il nero in questo modo. Quando prendo il filato devo far poi passare l'altro colore. Come facciamo? Prendiamo l'altro colore e andiamo a completare il punto. Tiro il nero in questo modo, lo passo in avanti perché comunque lo devo bloccare, e vado a realizzare una catenella. In questo modo ho bloccato il nero. Giro il lavoro. Adesso iniziamo con l'avorio. Ora vado a realizzare una maglia bassa e vado a realizzare una maglia bassa allungata come questa è il primo punto, poi abbiamo il secondo punto, vedete, questo è il primo e il secondo. Adesso dobbiamo realizzare una maglia allungata. Come facciamo? Questo è il primo punto, qui tiriamo bene, poi andranno bloccati i fili. Allora adesso questo è il primo punto, che cosa faccio? Questo è il secondo, vado a lavorare non la seconda riga che abbiamo fatto ma la prima. Questa è la prima riga e seconda riga, vado a lavorare la, allungo la maglia e vado a lavorare una maglia bassa allungata, punto successivo, maglia bassa,
Adesso vado a lavorare di nuovo la maglia allungata, non nella seconda riga ma nella prima. Entro con l'uncinetto, allungo la maglia e vado a chiudere. Punto successivo, maglia bassa. Adesso maglia bassa allungata senza prendere il filo come faccio io, no, assolutamente. Entro non nella prima ma nella seconda. E ancora punto successivo, maglia bassa, punto successivo, entro nella prima riga e maglia allungata, per cui maglia bassa e maglia allungata, maglia bassa e maglia allungata. Proseguo fino al termine della riga. Adesso, completata tutta la riga, andiamo a realizzare una catenella volto il lavoro e vado a realizzare solo maglie basse, punto su punto, solo maglie basse. Fino al termine della riga. Adesso all'ultimo punto, come vedete, vado a passare il nero, blocco passando avanti il filato bianco, catenella e abbiamo bloccato, volto il lavoro. Adesso in questo caso dobbiamo andare a realizzare 2 maglie basse e una allungata, per cui la prima è la maglia bassa, la seconda maglia bassa, adesso maglia bassa allungata, come vedete non è qui ma è sotto, ecco qui, e maglia allungata, maglia bassa. Adesso però andiamo a alternare soltanto l'inizio, facciamo 2 punti e poi maglia allungata. Adesso solo alterniamo di nuovo maglia bassa e maglia allungata, maglia bassa e maglia allungata, maglia bassa e maglia allungata. Terminiamo sempre con 2 maglie, terminiamo con 2 maglie basse, per cui faccio vedere. Adesso che siamo al termine, come vedete vado a chiudere con 2 maglie basse, la prima e la seconda, come l'inizio. Adesso catenella, l'ultima maglia mi è sfuggita, la facciamo subito. Allora catenella e volto il lavoro. Adesso vado a lavorare tutta la riga a maglie basse fino al termine. Adesso che abbiamo l'ultimo punto dobbiamo cambiare colore. Prendo il filo nero, come vedete vado a chiusura, lo blocco, questo sempre questo filo nero dobbiamo poi bloccarlo in avanti, vedete, vado a prendere il bianco e lo passo, comunque ce lo siamo portato in avanti, lo giro ancora, riprendo il bianco e vado a realizzare una catenella. In questo modo blocco il filato ma lo trasporto man mano che lavoro. Adesso rifacciamo tutto da capo dove abbiamo fatto il bianco. Con il bianco, fatta la catenella, vado a lavorare una maglia bassa, qui stringo, una maglia bassa e una maglia allungata, una maglia bassa e una maglia allungata, per cui ripeto il bianco, per cui con il bianco vado a realizzare una maglia bianca e una allungata. Quando poi ritorno indietro lavorando a maglie basse, prendo il filo nero, con il filo nero vado a realizzare 2 maglie basse e una allungata fino al termine e vado a chiudere con 2 maglie basse, rilavoro tutto a maglia bassa. Questo è, diciamo, la sequenza. Proseguiamo fino ad arrivare all'altezza che ci interessa. Allora, ho terminato, sono andata avanti, adesso vi do subito le misure. Sono 19 centimetri per
25. Allora adesso noi dobbiamo cucire. Io per cucire voglio farlo con l'uncinetto. Posso decidere, ecco, in questo modo di chiudere in base a come preferite la chiusura. Per me va bene in questo modo, qui è perfetto. Allora vado a mettere dei marcapunti se serve, in questo modo, ma vado a lavorare a punto gambero. Come facciamo? Prese le misure, noi dobbiamo voltare il lavoro in questo modo, perché dobbiamo andare a lavorare il punto gambero davanti, però quando lavoriamo indietro, per cui questo sarà il punto in cui io vado a lavorare. Mi raccomando, devono corrispondere, vedete, le linee. Vado a fissare il filo, poi dopo dietro farò un nodo, quello lo passo dopo, aggancio il filo e vado a lavorare il punto gambero, per cui prendo il filo, lo tiro e passo. Qui maglia è semplicemente una maglia bassa, io vi voglio far vedere dall'alto, ma è un po' difficile, però ecco, prendo tutte e due, prendo il filato, la parte dietro e la parte avanti prendo il filato e passo, prendo il filato e passo così con una maglia bassa. Questo è il punto gambero. Ovviamente dovete prendere anche la parte dietro, mi raccomando, vedete, la parte dietro va presa, perché sennò poi alla fine non ci troviamo la cucitura, fate attenzione a questo passaggio. Proseguo. Adesso proseguo tutto intorno. Qui abbiamo già fatto la cucitura, vado a terminare con tutto intorno, vedete, passo su ogni punto e maglia bassa. Spero che si vede bene. Ecco, vado e maglia bassa su ogni punto. Quando ho terminato, ovviamente poi tocca l'altro lato, per cui andiamo a cucire anche l'altro lato. Ecco qui, ho terminato. Rende particolare proprio il punto gambero, non si vede tantissimo, però è veloce per poter cucire, ci mettete un attimo e poi rifinisce il tutto. Qui metterei sicuramente, cucirei quelli automatici piccolini, li metterei proprio una a destra e una a sinistra. Adesso non ce l'ho disponibili, ma comunque potete poi decidere di metterli, oppure una chiusura centrale, però io preferisco più a destra e a sinistra. Eccolo qui, resta abbastanza morbido. Vi ricordate, ho realizzato il tutorial della camellia, adesso eccola qui e io la vado proprio a mettere proprio su questo portaocchiali, che ci sta benissimo, perché il nero, il bianco e il grigio ci sta bene, con queste sfumature azzurre e celesti ci sta veramente bene. Spezza un pochino la lavorazione, che è abbastanza particolare, ma rendiamo unico il nostro portaocchiali. Io credo che in questo modo abbiamo un portaocchiali spettacolare, e poi possiamo variare anche il colore. Vi lascio alla fine del tutorial il link di questa meravigliosa camellia, così la potete realizzare. Allora, il tutorial è terminato, è veramente molto particolare, unico, e veramente non passiamo inosservate con questo splendido portaocchiali. Allora possiamo poi decidere di variare anche la misura, come già vi ho detto all'inizio, ma possiamo sempre cambiare anche il tipo di cordino. Allora, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Potete seguirmi anche su Instagram, sul blog, che vi lascio sempre sotto nella descrizione tutti i link. Un bacione a tutte e ci vediamo ai prossimi tutorial. Baci!